Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questo carinissimo cappellino, un cappellino a forma di topolino. Andrò a realizzare una taglia 0,3 mesi, ma non vi preoccupate, nel corso del video vi darò indicazioni anche per realizzare delle taglie più grandi. E vi spiegherò come realizzare tutto il cappellino, tutte le varie decorazioni, compreso il ricamo. Quindi, essendo la spiegazione abbastanza lunga, ho deciso di dividerla in due parti. Oggi pubblicherò la prima e nel corso della settimana la seconda. Come potete vedere, all'interno non ci sono tanti fili, quindi potete tranquillamente non foderare il cappellino. E se vi piacciono questo tipo di progetti, vi ricordo che sempre sul mio canale potete trovare la spiegazione del cappellino orsetto, guardate che carino, di cui vi lascio il link in descrizione. E mi raccomando, nei commenti fatemi sapere se vi piacciono questo tipo di progetti. Adesso vi lascio la spiegazione, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un bel like, non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille per seguirmi. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: un gomitolo di lana soffice baby color grigio. Questo è un misto lana, quindi 50% lana, 50% acrilico. Ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 175 metri circa. Sempre dello stesso tipo, un gomitolo di lana rosa e degli avanzi di bianco e di nero. Un metro. Un uncinetto numero 3, vi consiglio sempre di vedere se va bene per la vostra mano, dei marcapunti, dei spilli e degli aghi e una forbice. Allora, prendo la lana grigia e realizzo un cerchio magico. Una volta bloccato il cerchio con una catenella, sfilo il dito, stringo un pochino il cerchio e lavoro altre 2 catenelle. Queste 3 catenelle sostituiscono il primo punto alto. Prendo un marcapunto e segno la terza catenella per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso cosa faccio? Sempre nel cerchio magico lavoro altri 11 punti alti. Quindi alla fine del giro, comprese le 3 catenelle, devo avere un totale di 12 punti alti. Ho lavorato i miei 12 punti alti e adesso cosa faccio? Chiudo completamente il cerchio magico, metto questa codina in questo modo, tolgo il marcapunto, entro dove avevo messo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. E questo primo giro è terminato ed ecco il risultato. Adesso cosa faccio? Lavoro 3 catenelle. Nella terza catenella inserisco sempre un marcapunto. Queste 3 catenelle vanno sempre considerate come il primo punto. Poi carico il filo sull'uncinetto, rientro qui dove ho chiuso il giro precedente e lavoro un punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso cosa faccio? Per ogni punto alto sottostante lavoro un aumento. Vi faccio vedere come fare. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, mi raccomando fate molta attenzione perché il punto è un pochino ristretto ma c'è, e lavoro un punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Ed ecco qui il mio aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Mi raccomando, la codina iniziale mettetela in orizzontale lungo il primo giro in modo tale da nasconderla.
Allora, io adesso vado avanti a lavorare tutto il resto del giro come vi ho detto, lavorando un aumento per ogni punto alto sottostante, e noi ci rivediamo tra un po' per vedere come continuare la lavorazione. Alla fine del giro devo avere un totale di 24 punti alti. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui nella terza catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso, proprio come ho fatto nel giro precedente, inizio subito il giro con 3 catenelle che sostituiscono il mio primo punto alto. Prendo un marcapunto e segno la terza catenella. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, mi raccomando sempre fate molta attenzione a questo punto, e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso punto. E questa è semplicemente la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Quindi io adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo la sequenza un punto alto e un aumento, un punto alto e un aumento, fino ad arrivare qui. Mi raccomando, ho iniziato con un punto alto, quindi devo terminare con un aumento, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato. E alla fine di questo giro devo avere un totale di 36 punti alti. Allora, come potete vedere, ho terminato di lavorare il giro, ho appena lavorato un aumento, quindi il mio giro è corretto e posso andare avanti con la lavorazione. Tolgo il marcapunto, entro sempre nella terza catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso inizio il nuovo giro con 3 catenelle. Prendo un marcapunto e lo inserisco nella terza catenella. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, il punto da tenere sotto controllo, e lavoro un aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. E semplicemente questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Quindi io adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza, ossia un punto alto, un aumento, un punto alto. Continuo fino ad arrivare qui dove devo terminare con un punto alto, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, adesso ho un totale di 48 punti alti. Ho terminato con un punto alto, quindi il mio giro è corretto e posso andare avanti. Tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Ed ecco qui il risultato. Non vi preoccupate se il cerchio non rimane proprio dritto perché è normale. Adesso mi alzo con le mie solite 3 catenelle, nella terza catenella inserisco sempre il mio marcapunto, poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Quindi vedete dall'inizio ho lavorato 3 punti alti, adesso filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento.
E semplicemente questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3. Punto successivo lavoro un aumento. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza, 3 punti alti e un aumento, fino ad arrivare alla fine del giro. Mi raccomando, ho iniziato con 3 punti alti, devo terminare con un aumento, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso ho un totale di 60 punti alti, ho terminato con l'aumento e posso andare avanti. Quindi tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso cosa faccio? Mi alzo con le mie solite 3 catenelle, prendo un marcapunto e segno la terza catenella, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto alto. Ecco qui. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso lavoro 2 punti alti. E questa è semplicemente la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Allora, lavoro 2 punti alti, lavoro un aumento, lavoro 2 punti alti. Quindi io adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo sempre questa sequenza, ossia 2 punti alti, un aumento, 2 punti alti. Devo terminare con 2 punti alti, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato. E alla fine di questo giro devo avere un totale di 72 punti alti. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho appena lavorato 2 punti alti, quindi tolgo il marcapunto, chiudo il giro con un punto bassissimo. Ed ecco il risultato, non vi preoccupate se il cerchio si arriccia un pochino. Va bene. Adesso mi alzo sempre con 3 catenelle, prendo un marcapunto, lo inserisco nella terza catenella, poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un quarto punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un quinto punto alto. Quindi, come potete vedere, dall'inizio ho lavorato 5 punti alti. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento. E questa è semplicemente la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Lavoro 5 punti alti, lavoro un aumento.
Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza: 5 punti alti, un aumento, fino ad arrivare qui. Mi raccomando, ho iniziato con 5 punti alti, quindi devo terminare con un aumento e alla fine di questo giro devo avere un totale di 84 punti alti. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho appena lavorato l'aumento, posso andare avanti con la lavorazione, quindi tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso, come al solito, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, prendo un marcapunto e segno questa terza catenella, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. In totale dall'inizio ho lavorato 3 punti alti, adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso lavoro 3 punti alti. E questa è semplicemente la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere: lavoro 3 punti alti, lavoro un aumento, lavoro 3 punti alti. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza: 3 punti alti, un aumento, 3 punti alti, fino ad arrivare qui. Mi raccomando, devo terminare con 3 punti alti, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato e alla fine di questo giro devo avere un totale di 96 punti alti. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso allargo bene la solina e vado a misurare questa circonferenza che di solito viene chiamata corona. Quindi appiattisco il più possibile la mia corona, prendo il metro e la misuro. Ho una larghezza, vedete da qua a qua, di 11 centimetri e questa misura va bene per una taglia 0,3 mesi, ossia la taglia che sto realizzando. Se volete realizzare una taglia più grande dovete continuare a lavorare gli aumenti per ingrandire il cerchio. Quindi, se per esempio volete realizzare una taglia 3-6 mesi, dovete lavorare un giro in più. Nel giro precedente abbiamo lavorato 6 punti alti e un aumento, questo giro bisognerà lavorare 7 punti alti e un aumento. Essendo 7 un numero dispari, lavoro prima i 7 punti alti e poi l'aumento. Se dovete realizzare una taglia ancora più grande, quindi lavorare un altro giro, dovrete lavorare 8 punti alti e un aumento. E come li lavorate? Fate 8 diviso 2 e nel centro lavorate l'aumento e quindi dovrete lavorare 4 punti alti e un aumento e 4 punti alti e continuare ad alternare i due giri in questo modo fino a raggiungere la misura da voi desiderata. Adesso mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, nella terza catenella metto un marcapunto, poi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, punto successivo e lavoro un punto alto, punto successivo, lavoro un punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto alto, quindi non lavoro né aumenti né diminuzioni e alla fine di questo giro ho sempre un totale di 96 punti alti. Io adesso vado avanti con la lavorazione del giro e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho un totale di 96 punti alti
e come potete vedere il cappellino sta prendendo forma. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono sempre il mio primo punto alto, nella terza catenella metto un marcapunto, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, lavoro un punto alto. Punto successivo, lavoro un punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto alto, proprio come ho fatto nel giro precedente. Una volta arrivata qui, ripeto la stessa chiusura che vi ho appena fatto vedere ed inizio il nuovo giro in questo modo e semplicemente continuo a lavorare tanti giri di punto su punto a punto alto fino ad arrivare ad un'altezza di circa 10-11 cm. Come li misuro? In questo modo: piego così il cappellino, parto da qua su e conto. Vedete, adesso sono ad un'altezza di 8 cm, quindi io devo andare avanti finché non arrivo all'altezza di circa 10 cm. Quindi adesso continuo a lavorare dei giri di punto su punto a punto alto e devo avere sempre un totale di 96 punti alti e poi noi ci rivediamo per vedere come continuare. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione. Vi dico con precisione che ho lavorato 6 giri di punto su punto a punto alto, compresi i 2 giri che vi ho fatto vedere prima, e questo è il risultato. Adesso piego il cappellino e prima di andare avanti con la lavorazione vi faccio vedere a quanti centimetri sono arrivata. Ha una misura di circa 10 centimetri e questa è la misura perfetta per fermarmi. Quindi cosa faccio? Senza chiudere il giro, taglio il filo e ne lascio un pochino, sfilo l'uncinetto e qui dove ho tagliato il filo inserisco un ago. E adesso vado a fare una chiusura invisibile, quindi tolgo il marcapunto, conto le 3 catenelle, salto questa terza catenella, entro nel punto successivo e prendo il punto intero e faccio passare il filo. Adesso salto sempre le 3 catenelle, entro al centro del punto dove ho tagliato il filo e faccio passare l'ago. Mi raccomando, oltre a prendere questa solina, prendo anche la solina subito sotto. Guardate bene l'immagine. Ecco qui, vedete? Entro nel centro e prendo queste 2 asoline. E adesso faccio passare il filo e tiro fino ad ottenere più o meno la stessa grandezza di tutti gli altri punti. Vedete, in questo modo non ho alcuno scalino antiestetico. Giro il cappellino dal rovescio del lavoro, entro nella prima linguettina più vicina al filo e blocco questa chiusura con un nodino. Adesso entro in un'altra asolina vicino a questo nodino e vado a fare un secondo nodino per sicurezza. E adesso non mi rimane altro da fare che nascondere questo filo, quindi continuo a camminare lungo le varie asoline e nascondo il filo.
Ok, ho nascosto un pochino di filo, per il momento lo lascio in sospeso e dopo continuo a nasconderlo e questo è il risultato. Vedete, in questo modo ho una chiusura perfetta e non si vede alcuno scalino antiestetico e soprattutto adesso che vado ad inserire il rosa, il lavoro rimane dritto e non si vede quella brutta giuntura. Adesso, prima di andare avanti, vi dico con esattezza quanto misura questa parte grigia. Ho 10 cm e se state realizzando una taglia un pochino più grande vi consiglio di lavorare magari qualche giro in più. E adesso cosa faccio? Qui dove ho lavorato la chiusura invisibile inserisco il mio uncinetto, sempre il numero 3, e mi aggancio in questo modo al filato rosa. Faccio passare il filo attraverso il punto, prendo la codina iniziale e la sposto in questo modo e lavoro una catenella. Adesso tiro un pochino la codina iniziale e la posizione in orizzontale per poi nasconderla e lavoro altre 2 catenelle. In questo modo ho lavorato 3 catenelle ed è come se ho lavorato un punto alto. Prendo il marcapunto e lo inserisco qui nella terza catenella. Poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, comando di mettere la codina in orizzontale e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto alto, proprio come ho fatto con gli altri giri di grigio. Alla fine devo avere sempre un totale di 96 punti alti. Una volta terminato tutto il giro, lo chiudo come ho fatto con il grigio e poi ricomincio come vi ho fatto vedere sempre prima. Io adesso continuo a lavorare tanti giri di punto su punto a punto alto fino ad arrivare ad un'altezza complessiva, quindi compresa di grigio, di 15 cm, che è l'altezza perfetta per la mia taglia. In descrizione vi lascio tutte le misure per le altre taglie. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, precisamente ho lavorato 7 giri di punto su punto con il rosa e ho sempre un totale di 96 punti alti e adesso vi dico con esattezza quanto misura il mio cappellino. Vedete? Ho un'altezza di 15 cm. Adesso cosa faccio? Proprio come ho fatto prima per il grigio, senza chiudere il giro, taglio il filo e ne taglio un pochino. Sfilo l'uncinetto e qui dove ho tagliato il filo vado ad inserire un ago. E adesso, proprio come ho fatto per la parte grigia, vado a lavorare una chiusura invisibile, quindi tolgo il marcapunto, salto le 3 catenelle, entro nel punto successivo e prendo il punto intero, vedete ho 2 asoline sul lago, faccio passare il filo, salto le 3 catenelle, torno indietro nel punto dove ho tagliato il filo, entro proprio nel centro, prendo soltanto l'asolina di dietro e quell'asolina subito sotto sul rovescio del lavoro, vedete? Ho 2 asoline sul lago e faccio passare il filo e tiro fino ad ottenere la stessa grandezza di tutti gli altri punti. Vedete, non si vede niente. Adesso giro il lavoro sul rovescio e vado a bloccare questa cucitura, quindi entro nella prima asolina più vicina al punto dove sono uscita e faccio un nodino.
Adesso per sicurezza entro in una solina vicina e faccio un secondo nodino. Adesso cosa faccio? Entro al centro del punto successivo e faccio uscire il filo. Tiro bene tutto e questo filo adesso lo metto in orizzontale così dopo lo vado a nascondere durante la lavorazione del bordino. E il cappellino per il momento è terminato. Adesso cosa faccio? Piego bene a metà il cappellino e vado a realizzare la parte del paraorecchie, quindi divido bene a metà il cappellino. Adesso cosa faccio? Prendo un marcapunto e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e qui nel sesto punto inserisco il marcapunto. Prendo un altro marcapunto e ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e qui nel sesto punto inserisco il marcapunto. Questo passaggio lo ripeto anche dall'altro lato, quindi ve lo faccio rivedere per sicurezza. Prendo un marcapunto e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui nel sesto punto inserisco il marcapunto. Ripeto lo stesso passaggio anche dall'altro lato. Mi raccomando di partire sempre da dopo il sesto punto, già contato, e inserisco il marcapunto. Prima di andare avanti con la lavorazione, conto se ho lo stesso numero di punti sia di qua che di là e se tra un marcapunto e l'altro, anzi compresi due marcapunti, ho un totale di 12 punti. Quindi da questo marcapunto a questo marcapunto ho un totale di 36 punti alti e ho lo stesso numero anche dall'altro lato, quindi il mio cappello è diviso perfettamente e posso andare avanti con la lavorazione. Adesso parto da uno dei due lati e cosa faccio? Prendo sempre il filato rosa, tolgo questo marcapunto, faccio attenzione a non perdere il punto e al suo posto inserisco l'uncinetto. Conto per sicurezza di avere sempre 12 punti alti, compreso il marcapunto e l'uncinetto, poi mi aggancio in questo modo al filato e faccio passare il filo attraverso il punto. Prendo questa codina iniziale, la sposto in questo modo e lavoro una catenella. Adesso tiro bene la codina iniziale, la metto in orizzontale per nasconderla durante la lavorazione e lavoro 2 catenelle. Queste 3 catenelle sostituiscono il primo punto alto. Prendo un marcapunto e come al solito segno la terza catenella per ricordarmi che qui inizia il mio lavoro. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto alto fino ad arrivare al marcapunto verde. Sono arrivata al marcapunto verde, cosa faccio? Tolgo il marcapunto e qui dove avevo messo il marcapunto vado a lavorare un punto alto. Quindi in totale ho lavorato 12 punti alti e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Mi alzo sempre con 3 catenelle. Nella terza catenella metto un marcapunto
giro il lavoro e lavoro una diminuzione, quindi carico il filo sull'uncinetto, salto il punto dove ho lavorato le 3 catenelle, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Vedete, ho 3 asoline sull'uncinetto, chiudo solo le prime 2 asoline, mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, chiudo sempre soltanto le prime 2 asoline, mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto. Adesso chiudo tutte e 3 le asoline insieme ed ecco qui la mia diminuzione. Adesso cosa faccio? Vado a lavorare 6 punti alti. Adesso lavoro una diminuzione, proprio come ho fatto ad inizio giro. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto, chiudo tutte e 3 le asoline insieme ed ecco la mia diminuzione. Adesso tolgo il marcapunto, entro nella terza catenella, quindi dove il punto era segnato, e lavoro un punto alto. Adesso, proprio come ho fatto prima, lavoro 3 catenelle, nella terza catenella inserisco un marcapunto, giro il lavoro ed inizio subito il nuovo giro con una diminuzione, quindi salto qui dove ho lavorato le 3 catenelle, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso, punto successivo lavoro un secondo punto alto non chiuso, chiudo tutte e 3 le asoline insieme. Adesso lavoro 4 punti alti. Adesso lavoro una diminuzione. Qui dove ho messo il marcapunto lavoro un punto alto. Anche questo giro è terminato. Adesso lavoro 3 catenelle. Nella terza catenella inserisco un marcapunto. Giro il lavoro, lavoro una diminuzione. Lavoro 2 punti alti. Lavoro una diminuzione. Tolgo il marcapunto e lavoro un punto alto. Adesso lavoro l'ultimo giro e cosa faccio? Lavoro 3 catenelle, giro il lavoro e adesso vado a lavorare una diminuzione a 4. Cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, salto il punto dove ho lavorato le 3 catenelle, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto, entro nel punto successivo, lavoro un punto alto non chiuso, mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso
e mi rimangono 4 asoline sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Mi rimangono 5 asoline sull'uncinetto. Adesso carico il filo e chiudo tutte e 5 le asoline insieme ed ecco la mia diminuzione a 4. Tolgo il marcapunto e qui vado a lavorare un punto alto. Adesso lavoro una catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo e il paraorecchie è pronto. Adesso nello stesso identico modo in cui ho realizzato questo, vado a realizzare anche l'altro. Quindi io adesso vado a lavorare questa parte e noi ci vediamo tra un po' per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere, ho completato la lavorazione e questo è il risultato. Il mio cappellino adesso ha il paraorecchie, quindi posso andare avanti e adesso vi faccio vedere come ripassare tutto il bordo. Quindi parto da qui dove ho lasciato il filo in sospeso e cosa faccio? Metto questo filo in orizzontale per nasconderlo, inserisco l'uncinetto qui dove avevo chiuso il giro con la cucitura invisibile, mi aggancio al filato rosa in questo modo. Faccio passare il filo attraverso il punto, prendo la codina iniziale e la sposto in questo modo, lavoro una catenella. Inserisco un marcapunto nella catenella, tiro bene la codina iniziale, la metto in orizzontale insieme all'altro filo e cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della parte punto su punto a punto basso fino ad arrivare qui, ossia al punto prima del punto dove mi sono agganciata, dove ci rivediamo per vedere come continuare. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione a punto su punto a punto basso e questo è il risultato. Vedete, mi sono fermata proprio nel punto prima del punto dove mi sono agganciata. Questo punto si riconosce perché vedete si vedono le 3 catenelle. Adesso cosa faccio? Entro proprio in questo punto dove mi sono agganciata per iniziare il paraorecchie e lavoro un punto basso. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. Adesso cosa faccio? Entro qui nella prima catenella disponibile delle 3 catenelle e lavoro un punto basso. Adesso entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso. Entro nella prima parte del punto alto successivo e lavoro un punto basso. Entro nella seconda parte del punto alto e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare un punto basso per ogni parte dei diversi punti alti fino ad arrivare all'ultimo giro.
Ok, come potete vedere sono arrivata all'ultimo giro, adesso cosa faccio? Entro qui nella terza catenella e lavoro un punto basso. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. Vedete, in questo modo ho lavorato un aumento. Adesso entro qui dove ho lavorato la diminuzione e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo, ossia il punto alto, e anche qui lavoro 2 punti bassi. E adesso semplicemente metto questo filo in orizzontale per nasconderlo e lavoro un punto basso per ogni parte del punto alto, proprio come ho fatto dall'altro lato. Quindi entro nella prima parte del punto alto e lavoro un punto basso, entro nella seconda parte del punto alto e lavoro un punto basso. E continuo così fino ad arrivare alla fine del paraorecchie. Una volta arrivata qui, vedete, entro sempre qui nel punto dove mi sono agganciata per creare il paraorecchie e lavoro 2 punti bassi nello stesso punto come ho fatto dall'altro lato. Poi continuo tutto punto su punto a punto basso e quando arrivo qui dove c'è l'aggancio del secondo paraorecchie, anche qui lavoro 2 punti bassi in uno, poi lavoro un punto basso per ogni parte del paraorecchie fino ad arrivare alla parte in alto. Nel primo punto alto lavoro 2 punti bassi, poi sulla diminuzione lavoro un punto basso, sul punto alto successivo lavoro altri 2 punti bassi nello stesso punto e poi continuo punto su punto fino ad arrivare all'altro aggancio del paraorecchie dove lavoro 2 punti bassi e poi continuo a lavorare tutto punto su punto a punto basso fino ad arrivare alla parte iniziale dove ho messo il marcapunto. Noi ci rivediamo tra un po'. Allora, come potete vedere sono andata avanti, ho ripostato tutto il resto del cappellino come vi ho detto. Vedete, questo è il risultato. In questo modo ho nascosto tutti i fili e il cappellino è più rifinito. Adesso cosa faccio? Proprio come ho fatto per tutto il resto del cappellino, non chiudo il giro, ma taglio direttamente il filo e ne lascio un pochino per poter poi effettuare una chiusura invisibile. Quindi sfilo l'uncinetto. Qui dove ho tagliato il filo inserisco un ago. Adesso salto il punto dove ho messo il marcapunto, quindi la catenella, entro nel punto successivo e prendo il punto intero e faccio passare il filo. Poi torno indietro, quindi salto sempre la catenella iniziale, entro nel punto dove ho tagliato il filo, entro nel centro e prendo soltanto la solina di dietro e quella solina subito sotto e faccio passare il filo. E stringo il filo in modo tale da ottenere più o meno la stessa grandezza di tutti gli altri punti. Giro il cappellino sul rovescio del lavoro e cosa faccio? Entro nella prima linguettina più vicino possibile al filo e blocco la cucitura con un nodino. Adesso entro in un qualsiasi punto vicino, faccio un secondo nodino per sicurezza. Poi, sempre passando attraverso le varie soline dei punti vicino, cosa faccio? Vado a nascondere questo filo. Una volta fatto passare il filo, tiro bene i punti e taglio la parte di filo in eccesso e
il mio cappellino è terminato. Adesso metto da parte il cappellino e vi spiego come realizzare le orecchiette. Prendo il filato rosa, prendo il mio uncinetto numero 3 e cosa faccio? Realizzo un cerchio magico. Inserisco l'uncinetto nella parte sopra della X e blocco il cerchio con una catenella. Adesso sfilo il dito, chiudo leggermente il cerchio e lavoro altre 2 catenelle. Queste 3 catenelle sostituiscono il primo punto alto. Prendo un marcapunto e segno la terza catenella per ricordarmi che qui inizia il mio giro. E adesso all'interno del cerchio magico vado a lavorare 11 punti alti. Quindi alla fine del giro devo avere un totale di 12 punti alti, compreso le 3 catenelle. Una volta realizzati i miei 12 punti alti, chiudo completamente il cerchio magico, poi metto il filo in questo modo e vado a chiudere il giro con un punto bassissimo qui dove avevo messo il marcapunto. Adesso lavoro 3 catenelle. Nella terza catenella inserisco sempre un marcapunto, carico il filo sull'uncinetto, rientro qui dove ho appena chiuso il giro e lavoro un secondo punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso semplicemente vado a lavorare 8 aumenti, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto e in questo modo ho lavorato un aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un secondo aumento. Punto successivo, terzo aumento. Punto successivo, quarto aumento. Punto successivo, quinto aumento. Punto successivo, sesto aumento. Punto successivo, settimo aumento. Punto successivo, ottavo aumento. Quindi dall'inizio del giro, compreso il punto marcato, ho lavorato un totale di 9 aumenti. Adesso mi rimangono gli ultimi 3 punti da lavorare. Cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. Adesso tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso cosa faccio?
Vado a lavorare l'ultimo giro, mi alzo con 3 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, mi raccomando fate attenzione a non saltare il punto che sia un pochino ristretto, e lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Quindi in totale dall'inizio ho lavorato 4 punti alti. Adesso lavoro 9 aumenti, quindi entro nel punto successivo e lavoro un primo aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo aumento. E continuo così fino ad arrivare ad un totale di 9 aumenti. Una volta lavorati 9 aumenti, cosa faccio? Vado a lavorare 4 punti alti, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto successivo, secondo punto alto, punto successivo, terzo punto alto, punto successivo, quarto punto alto. Adesso mi rimangono 4 punti da lavorare, li lascio vuoti, quindi lavoro una catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene questo filo e nello stesso identico modo in cui ho lavorato questa parte, vado a lavorare un'altra parte di rosa per il secondo orecchio e 2 parti di grigio per la parte dietro dell'orecchio. Poi noi ci rivediamo tra un po' per vedere come cucire le varie parti tra di loro e formare le nostre due orecchie. Allora, come potete vedere, ho la parte rosa pronta. Nello stesso identico modo ho lavorato la parte grigia, anche questa è pronta, e adesso le posso cucire tra di loro. Quindi cosa faccio? Metto il rovescio della parte rosa sul rovescio della parte grigia, in questo modo, in modo tale poi da avere il dritto davanti a me del rosa e il dritto del grigio sulla parte di dietro. Poi cosa faccio? Prendo l'uncinetto, sempre lo stesso, entro qui nella terza catenella. Adesso entro nella terza catenella o primo punto alto a seconda di come capita della parte grigia, poi metto questo filo in orizzontale per nasconderlo, prendo il filato grigio e mi aggancio in questo modo all'uncinetto e faccio passare il filo attraverso i 2 punti. Adesso prendo questa cotina iniziale, la sposto in questo modo e lavoro una catenella. Prendo un marcapunto e segno questa catenella per ricordarmi che qui è iniziata la mia cucitura. Adesso tiro bene la cotina iniziale, metto bene l'altra cotina e cosa faccio? Entro nel punto successivo sulla parte rosa, entro nel corrispondente punto sulla parte grigia e cosa faccio? Lavoro un punto basso. Adesso entro nel punto successivo, sempre prima sulla parte rosa, poi entro nel corrispondente punto sulla parte grigia e lavoro un punto basso.
e semplicemente in questo modo continuo a cucire tutto il resto della semicirconferenza. Io adesso vado avanti con la cucitura, noi ci rivediamo qui per vedere come terminare la cucitura. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la cucitura e questo è il risultato. E quindi ho lavorato un punto basso per ogni punto delle due semicirconferenze. Adesso cosa faccio? Questa parte la lascio aperta, quindi non vado a cucire tra di loro le due parti, ma cosa faccio? Prima ripasso la parte rosa e poi ripasso la parte grigia, quindi sistemo sempre in orizzontale questo filo tagliato in modo tale da nascondere la codina, poi entro nella prima parte del primo punto alto disponibile sul rosa e lavoro un punto basso. Adesso entro nella seconda parte del punto alto e lavoro un punto basso. Adesso entro qui in questo punto dove prima mi sono agganciata per lavorare il punto alto e lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso, entro sempre qui nel punto basso dove mi sono agganciata con il punto alto e lavoro un punto basso. E adesso vado a lavorare un punto basso per ogni catenella. E questa prima parte è ripassata. Adesso cosa faccio? Vedete qui c'è il marcapunto iniziale, non mi serve più, quindi lo tolgo. Poi entro qui nella prima parte del punto alto grigio e lavoro un punto basso. Adesso entro nella seconda parte del punto alto grigio e lavoro un punto basso e semplicemente adesso continuo a ripassare la parte grigia proprio come ho fatto con la parte rosa. Entro qui nel punto dove mi sono agganciata per lavorare il punto alto e lavoro un punto basso, lavoro altri 4 punti bassi. Poi entro qui nel punto dove mi sono agganciata per lavorare il punto alto, lavoro un punto basso e adesso lavoro 3 punti bassi, ossia un punto basso per ogni catenella disponibile. Adesso cosa faccio? Entro nel primo punto basso disponibile e chiudo il giro con un punto bassissimo. Lavoro una catenella e taglio il filo. Mi raccomando, lascio un pochino di filo perché poi mi serve per cucire l'orecchietto al cappellino. Nello stesso identico modo in cui ho cucito queste due parti, vado a cucire le altre due parti in modo tale da creare l'altro orecchio. Io già ce l'ho pronto e adesso ve lo faccio vedere. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo la prossima volta con la seconda parte del tutorial dove vi spiego come realizzare tutte le altre decorazioni e i vari rigami e mi raccomando, se vi è piaciuto il progetto lasciate un bel like, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille per seguirmi.